Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a trattare un argomento davvero molto interessante. Oggi vi porto un contenuto riguardo alle frecce direzionali. Per i nuovi modelli è già scattato l'obbligo delle frecce direzionali e non a poco sarà obbligato anche per quelli usati. Per questo oggi ringraziamo la Ninebot che da poco ha sfornato questo bellissimo upgrade. È un upgrade plug and play, sono delle frecce direzionali ricaricabili, quindi oggi andiamo a montarle sul Ninebot F40, andiamo a vedere come si montano, come funzionano eccetera, e poi a fine video vi faccio vedere anche come adattare queste frecce su qualsiasi monopattino di questo genere, perché queste frecce sono fatte veramente molto bene e con una piccola modifica andiamo ad adattarli su tutti i monopattini di questa fascia qui. Comunque ragazzi, non perdiamoci tanto di chiacchiere, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qualora l'avessi fatto, attivando la campanella per rimanere aggiornati sempre sui nuovi video. Detto ciò, sigla, poi passiamo all'unboxing. Ok ragazzi, allora per prima cosa prendiamo la prima scatola che contiene ovviamente librettino di istruzione che io vi consiglio di leggere, è davvero molto utile. C'è anche in lingua italiana e c'è la procedura passo passo come montarli. Qui troviamo tutte le indicazioni necessarie anche riguardo al montaggio e tutto. Insomma, e qua invece ci troviamo i dati tecnici di queste frecce qua. Qui ci dice la larghezza, lunghezza eccetera, il peso netto di 306 grammi, hanno una potenza nominale di 2.5 watt, delle frecce anteriore e una tensione nominale di 12 volts. E invece l'indicatore di direzione posteriore pesano in circa 273 grammi, potenza nominale 1.5 watt e la tensione nominale di 9 volts. Qua ovviamente c'è scritto anche adatto quasi a tutti i modelli Ninebot, sia F che D che E25 eccetera, 2045 eccetera, quasi tutti i monopattini, incluso anche i vecchi modelli tipo l'S1, l'S2 e l'S4 con la batteria aggiuntiva eccetera. Il tempo di funzionamento è di circa 2 ore, un funzionamento continuo, e la durata di ricarica sono 5 ore e 20 minuti più o meno. Capacità nominale della batteria è 2400 mAh e la tensione nominale è di 3.6 volts. Insomma, questo è tutto, dateci un'occhiata ragazzi e guardate un po' tutte le caratteristiche per montare, almeno così ne sapete molto di più riguardo alle frecce. Poi le frecce posteriore, come ben vedete, hanno due led, una a destra e una a sinistra, e poi il caricatore per caricare i due dispositivi che hanno una porta di tipo C. Poi qua troviamo le frecce anteriore con l'apposito telecomandino per cambiare la direzione e basta, non c'è altro. Invece su quest'altra scatola ci troviamo le staffe per andare a fissare le frecce anteriore e posteriore. Qui abbiamo la staffettina per le frecce posteriore, qua invece abbiamo una staffettina per le frecce anteriore che viene fissata sullo stelo del monopattino. Qua invece troviamo una chiave a brugola con una chiave a brugola e da una parte è un cacciavite a stella e delle vite per andare a fissare il resto. Qua abbiamo una staffetta per andare a fissare le frecce posteriori. Qua abbiamo il supporto che viene fissato sul manubrio per il telecomandino. Insomma ragazzi, come avete visto sembra davvero molto facile. L'unica cosa che vorrei farvi notare, perché quando comprate il kit su Amazon, ovviamente poi dopo vi lascio il link in descrizione sotto il video, trovate le frecce, però le frecce vengono vendute senza staffe, quindi dovete acquistare sia le frecce che le staffe per fissare il tutto. Questo è un lato positivo o negativo? Secondo me è un lato positivo per poter acquistare le frecce da parte e poi il fissaggio da parte, perché come vi dicevo prima queste frecce le possiamo adattare anche su altri mezzi, quindi dandoci la possibilità di acquistare le frecce da parte e le staffe da parte per chi le volesse montare su un monopattino che non è Ninebot F40, così non è obbligato di acquistare anche le staffe e ovviamente le costano molto meno. Io le frecce senza staffe le ho pagate 59,99, diciamo una sessantina d'euro, e invece le staffe le ho pagate intorno ai 18 euro. Quindi per chi le volesse montare su un altro mezzo che dopo vi faccio vedere come vanno montate, risparmia questi soldi e le staffe sono 18 euro più o meno. Comunque non perdiamoci tante chiacchiere, andiamo al montaggio e vediamo come si comportano questi frecce, se sono veramente validi o no. Insomma ragazzi, per prima cosa prendiamo la staffa delle frecce posteriore. Come ben vedete ha una linguetta da questa parte e la andiamo a incastrare in questo buco che si trova qui.
Ok, una volta fatto ciò prendiamo una vite con la brugola che ci danno in dotazione e andiamo a fissare la vite. Ok ragazzi, allora fatto ciò, per posizionare le staffe dobbiamo far entrare prima questa linguetta più lunga da un lato, in questo caso, e poi andiamo ad appoggiarla sulla pidana. Una volta fatto ciò andiamo a incastrare questa linguetta in questo buco della staffa che si trova qua e poi andiamo a fissarla tramite una vite dall'altra parte. Insomma, che dire ragazzi, queste frecce sono davvero una bomba. Il kit Plug and Play si monta in 2 secondi come avete visto, poi sono davvero molto belle. Guardate qua la qualità, la linea, la finitura, molto bella. Ora andiamo a montare anche le frecce anteriori. Insomma ragazzi, come avete visto il montaggio è stato davvero molto semplice e soprattutto avete tutto in dotazione, cioè brugola, cacciavite, non ne avete bisogno di altri attrezzi, quindi quello che vi serve è solo 10 minuti di tempo e così abbiamo concluso il lavoro. Comunque io direi di andare a fare una prova, andiamo ad accenderli e vediamo come si comportano. Mamma mia che bomba ragazzi, questi frecce sono davvero una figata. Si vede molto bene nonostante c'ho tanta luce in officina. Vi faccio vedere anche quelli anteriori e come avete visto fanno davvero una luce molto forte. Andiamo a spegnere le luci e vediamo quanta luce fanno qui dentro. Insomma ragazzi, come ben vedete si illumina tutta l'officina, proprio tutta, quindi vi rendete conto quanta luce fanno queste frecce qua. Anche qua dietro sono davvero molto potenti. Insomma niente da dire. Insomma ragazzi, come avete visto queste frecce sono davvero una bomba. A me personalmente mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto il posteriore che si vede che è fatto veramente molto bene. Per me, se volete un kit frecce Plug and Play che costa il giusto, vi consiglio vivamente questo qua. Ora invece andiamo a vedere come adattarli ad altri monopattini. Vi faccio vedere 2 sistemi che sono semplicissimi e costano veramente molto poco. Un upgrade davvero molto semplice. Allora, io semplicemente sono andato ad acquistare queste fasce qua a tirare, una più lunga per il posteriore perché va a fare il giro della pedana e una più corta riguardo al fissaggio sullo stelo. Altrimenti c'è un altro modo, ovvero di usare queste fascette a tirare di plastica che trovate a pochi euro, a 50 centesimi l'una più o meno. Questo è il metodo davvero molto più economico che ci sia. Ecco fatto ragazzi, come vedete abbiamo fissato la nostra fascetta. Mi raccomando, queste fascette devono essere molto grosse come queste. Se le trovate anche più larghe ancora meglio, magari mettete delle fascette più larghe, più spesse rispetto a questo, il massimo si riuscirà a trovare, e hanno più o meno la stessa funzione di questa, cioè il meccanismo di fori e di tenuta eccetera sono come questi ovviamente sono molto più resistenti rispetto a questi qua. Ok ragazzi, allora fatto ciò ora direi di andare a fissare le frecce posteriori. Prima vanno piazzate in questo modo, andiamo a stringerli.
Insomma ragazzi, come avete visto, questo è il metodo che vi dicevo prima, con una spesa molto bassa, e in questo modo potete adattarli su qualsiasi mezzo. Grazie alla fascetta a tirare che sono lunghissimi, quindi potete adattarli su qualsiasi monopattino. Volevo fare il montaggio su un monopattino, ma purtroppo non ne ho altri, quindi ho fatto il montaggio sullo stesso monopattino. Comunque voi potete farlo su qualsiasi monopattino. Lo stesso meccanismo che ho usato sulle fascette a tirare lo potete usare anche sulle fascette in metallo. Questi sono molto più resistenti. Se volete spendere qualche euro in più, io vi consiglio questo: le forate, come vi ho fatto vedere prima, e poi andate a fissarle perché hanno una vite, quindi tramite questa vite questi fascetti le potete stringere quanto volete. Io vi consiglio questi qua, che costano intorno ai 2 euro. Comunque direi, non perdiamoci tante chiacchiere, anche se piove andiamo a provarli lo stesso, così li testiamo anche sotto l'acqua e vediamo come si comporta. Insomma ragazzi, come vedete sta piovendo, cioè il tempo non è dei migliori oggi. Comunque una cosa che non vi ho detto, le frecce una volta le avete accese tramite il pulsante, si trova qua sopra, come vedete io le ho già accesi, si collegano in automatico fra di loro. Abbiamo acceso anche il posteriore e le frecce si collegano in automatico fra di loro, quindi non c'è un'app o qualcosa per poter collegarle insieme eccetera, basta le accendete e via. E come ben vedete si vede davvero molto bene, e che dire, hanno una luce davvero molto potente, si nota molto bene anche da lontano, si vede davvero molto bene. Insomma ragazzi, come avete visto, queste frecce sono comportate davvero molto bene. Io personalmente ve lo consiglio queste frecce, anche perché in giro non si trova niente di simile, non trovate proprio niente, per il fatto che potete adattarle su qualsiasi monopattino grazie alle modifiche che vi ho fatto vedere, e potete adattarli su tutti i mezzi che hanno la pedana larga fino a 18 cm. Secondo me le potete adattare tranquillamente, intendevo riguardo alle frecce posteriori. Insomma ragazzi, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il video. Se le volete acquistare trovate il link qua sotto nel video, sono disponibili anche su Amazon, quindi è una piattaforma molto sicura. Che dire, questo è tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!